Ciao ragazzi, sono Giuseppe Romano e vi do benvenuto nel mio canale YouTube, Electronic CNC Lab. Cominciamo a vedere il materiale necessario: 2 stabilizzatori di tensione, resistenze, condensatori, dei connettori da circuito stampato, un trimmer, 2 dissipatori e per finire una piastra ramata monofaccia, non presensibilizzata. Nel video di oggi, vedremo insieme come realizzare un semplice circuito elettronico, che vi permetterà, partendo da una tensione di 19 volt, di ricavare 2 tensioni stabilizzate, una di 12 volt e l'altra regolabile da 2 volt a 17 volt. Il primo software che vi farò vedere è molto diffuso nel campo della progettazione elettronica amatoriale, anche perché si tratta di un programma molto semplice e intuitivo. Come prima cosa preleviamo dalla libreria i componenti necessari, disponendoli nell'area di lavoro, già nella loro posizione definitiva. Successivamente, etichettiamo tutti i componenti, con una sigla abbreviata, R per le resistenze, C per i condensatori, IC per gli integrati, TRIM per i trimmer e infine COM per i connettori. Questo passaggio è molto importante perché, quando il circuito inizia a complicarsi diventa più semplice seguire lo schema elettrico. Adesso, con lo schema elettrico sott'occhio, cominciamo a tracciare tutti i segnali, prima con signal e poi con root. Posizioniamo tutte le piste sul layer bottom, tranne quelle corrispondenti al ground. Questo perché tutte quelle piste insieme al perimetro, verranno etichettate con lo stesso nome, per realizzare il piano di massa.
La parte che arriva adesso è tanta roba, perché si tratta della parte più interessante, infatti si passa dalla teoria alla pratica. Il giocattolino che vedete è una fresatrice CNC, di fascia bassa, quindi economica e ovviamente upgradata, a livello software, firmware e infine a livello hardware, al punto da renderla molto più interessante, ma non vi voglio raccontare tutto adesso. Per questo argomento, farò prossimamente dei video dedicati. Passiamo adesso al montaggio di tutti i componenti, rimuovendo dai reofori eventuali tracce di ossido e facendo attenzione ai componenti che hanno una polarità, come gli stabilizzatori di tensione e i condensatori elettrolitici. Sugli stabilizzatori di tensione, per evitare il surriscaldamento, ho montato dei dissipatori, mettendo della pasta termica per migliorare la trasmissione del calore.
A montaggio ultimato, non resta altro da fare: collegare l'ingresso del circuito ad un alimentatore, con la tensione regolata a 19 volt, e le due uscite a 2 multimetri, usati come voltmetri, quindi si può procedere con la taratura dello stabilizzatore LM317, l'integrato posizionato in basso, portando l'uscita al valore di 17 volt. Bene ragazzi, a questo punto, abbiamo finito. Continuate a seguire il mio canale, ho ancora molti video da pubblicare. Ciao e a presto.